Ed eccomi qua, ancora in partenza per fare un altro cammino lungo l'Italia. Questa volta farò la Via degli Abati, un percorso che da Bobbio, nell'Oltrepo Piacentino dove mi trovo adesso, porterà fino a Pontremoli in Toscana. Sono circa 130 km che seguiranno il corso dell'Appennino. Questa, la Via degli Abati, può essere considerata anche questa una via francigena. Infatti i pellegrini che si recavano a Roma passavano anche da queste parti, però infatti si collega fino a Pontremoli. Però poi diciamo che la via francigena originale è stata preferita perché era più facile da percorrere, perché questa è piuttosto impegnativa e ai tempi era molto selvaggia. Quindi, visto che è impegnativa e ancora abbastanza selvaggia, vado proprio a farla. Nel 640 il monaco irlandese San Colombano fondò a Bobbio, che si trova in Val Trebbia e non nell'Oltrepo Piacentino, un'abbazia che nel tempo diventò una delle principali sedi della cultura religiosa medievale in Italia. Bobbio diventò anche una tappa per i pellegrini che provenivano dalla Francia e dalle isole britanniche e che si dirigevano a Roma, i quali si fermavano per venerare le spoglie di San Colombano e poi proseguivano il loro pellegrinaggio attraversando il Ponte Gobbo, quello che ho ripreso all'inizio, seguendo il percorso che adesso è chiamato la Via degli Abati. Andiamo. Rispetto ai due cammini che ho fatto in precedenza, la Via Francigena da Aosta a Roma e la Magna Via Francigena da Palermo ad Agrigento, la Via degli Abati è un po' più impegnativa. Questo perché segue soprattutto dei sentieri di montagna, piuttosto che delle vecchie mulattiere. E quindi, anche se le distanze giornaliere sono più o meno simili, si devono affrontare maggiori pendenze e dislivelli. Come si vede, sale. Niente male. Buongiorno. Ho fatto la prima parte del percorso, il primo strappo di 500 metri che mi ha portato a Coli. Adesso ho ripreso un po' l'asfalto e fra qualche chilometro, fra 1,2 km, c'è l'ultima tirata, l'ultima salita, che sono circa 700 metri di dislivello. Quello è proprio per arrivare a Farineto. Adesso mi gusto un po' l'asfalto. Come non detto, fra un po' si riprende a salire per i sentieri. Bene, preferisco così. Ops, temo sia quella lassù la salita. È appena passato un cinghiale comunque. Si è rifugiato lì nel bosco.
Arrivato al passo. Bene, bene. È stata lunga, ma come dicevo non ripida, quindi sono arrivato su piuttosto bene. Adesso ho 4-5 km di discesa fino a Nicelli, la fine della prima tappa. Ottimo, andiamo. Oggi ho la tappa che è considerata la più semplice della Via degli Abati, e da Nicelli a Groppallo. Sono all'incirca 16 km, all'inizio una lunga discesa che mi porta giù nella valle di Nura, per poi risalire fino al paese di Groppallo, con un dislivello circa di 500 metri. Quindi diciamo che oggi posso gustarmi la camminata. Mi dispiace tanto non dover faticare a ammassarmi di fatica. Comunque recupererò poi nei prossimi giorni, purtroppo. È proprio bello qua, me lo sto proprio gustando. La Val di Nure è abitata sin dal periodo del Mesolitico, cioè dal 10.000 all'8.000 a.C., e successivamente è stata colonizzata dai Romani. Fin dall'epoca longobarda il territorio era di pertinenza dell'abbazia di San Colombano di Bobbio, ed infatti era anche una tappa lungo la Via degli Abati. È attraversata dal fiume Nure, che termina il suo percorso diventando un affluente del fiume Po. C'è di buono che il sentiero passa attraverso i boschi, quindi sono al fresco dell'ombra. È anche molto tranquillo, con tutti i canti degli uccelli. Ho fatto anche il mio avvistamento quotidiano di caprioli. Mancano ancora le volpi e i cinghiali come gli altri giorni, però diciamo che sono piuttosto soddisfatto. Questo è il sentiero. Che pirla che sono. Arrivato a Groppallo. Le riprese mostrano la chiesa parrocchiale dell'Assunta, che nomina dall'alto il paese di Groppallo, e che fu costruita alla fine del XVI secolo sulle rovine di un castello, distrutto in più riprese dalle contese dei signori del luogo. Per fortuna però che non hanno mai distrutto il ristorante salumificio Salini. Oggi devo andare, perché era prevista pioggia tutta la mattina, adesso non sta piovendo, però c'è rischio di temporali fra qualche ora, quindi è meglio che corra. La tappa è fino a Bardi, che sono 20 km, non ci sono grosse salite, quindi se corro magari riesco ad arrivare in tempo prima dei temporali. Vediamo. Le nuvole stanno arrivando.
al momento tiene, e ho già visto un capriolo passare nei campi. Bello, bello. Una struttura molto particolare che si incontra lungo il percorso è la torre di Sant'Antonino, che si erge praticamente dal nulla e che domina le vallate sottostanti. Però non è una torretta di avvistamento, ma il campanile di una chiesa dedicata a Sant'Antonino, che verso la fine del 1700 fu lasciata cadere in rovina a causa delle continue discordie tra i signori locali. Infatti, se si osserva bene, quelli che si vedono non sono i merli di una torre, bensì i sostegni del tetto, della zona dove probabilmente erano proprio disposte le campane. Beh, ha piovuto solo quando ho fatto le riprese col drone, adesso è venuto pure fuori il sole. Vabbè, dai, comunque adesso benvenuti nella selva oscura. Mi sa che è meglio che fra un po' mi trovi un riparo. Alla fine la pioggia è arrivata, però penso di aver trovato dove proteggermi. Niente male come protezione. Beh, direi che ce l'ho proprio fatta ad arrivare a Bardi. Quello è il suo famoso castello. Beh, buon appetito! Oggi ho la tappa probabilmente più impegnativa della Via degli Abati, infatti devo raggiungere Borgo Val di Taro, che è all'incirca 30 km da Bardi. Non farò tutti i chilometri perché mi fermerò 5 km prima, però comunque devo fare lo stesso 1400 metri di dislivello di salita. Va bene, dai, un po' alla volta si può fare. Intanto mi gusto per l'ultima volta il bellissimo castello di Bardi. Il castello di Bardi è un'importante fortificazione che sorge su uno sperone di diaspro, un minerale composto di quarzo e con delle impurità ferrose che le danno un colore rossiccio e che domina la valle del Ceno. La fortezza fu costruita dai Longobardi all'inizio del IX secolo ed era un importante centro di controllo del territorio, di difesa di invasioni, come quella degli Ungari all'inizio del Novecento, e di numerose battaglie, tra le quali quella del 1313, quando i Ghibellini sconfissero i Guelfi. Nel corso dei secoli ha subito un graduale degrado, fino a diventare prigione militare. E solo negli anni 60 è iniziato il suo recupero, per poterla nuovamente ammirare nella sua bellezza e imponenza.
adesso la scenetta che corro non la faccio. Anzi, perché no? Via, 1, 2, 3, via. Ok, il primo strappo di salita è praticamente finito, quindi diciamo che ho metabolizzato lo gnocco fritto di ieri. Adesso devo passare ai tortelli di ricotta al burro, quindi ci vuole un'altra bella salita. Oh, ma è proprio bello qua, un bosco veramente incantato sembra. Sto un po' riposando perché adesso inizia l'ultimo strappo di 4 km che mi porterà in cima al passo. Oltretutto ho fatto anche parte della variante alta per arrivare fin qua, quindi ho fatto anche del dislivello in più. Bravo! Sto incominciando a uscire dal livello dei boschi, comincia a diradarsi gli alberi, manca 1,5 chilometri, ma ce la sto facendo, non è così ripida, anzi neanche non la sto proprio gustando, guardate che giungla. Ok, sono passati 4 km, infatti la strada spiana. Direi che sono proprio arrivato al passo. Arrivato. Questa notte dormo là, nella Canonica, hanno un'accoglienza per i pellegrini della Via degli Abati e quindi ne approfitto. Scusate il casino che c'è, ma volevo farvi vedere la vista che ho dalla mia camera della Canonica. Non male, eh? Dopo la giornata di ieri, che è stata molto tosta, infatti alla fine ho fatto 27 km e 1600 metri di dislivello, anche oggi si prospetta una lunga camminata, infatti saranno altri 24 km con anche 1000 metri di dislivello. Però poi arrivo a circa 10-12 km da Pontremoli, la mia tappa finale, quindi è quasi fatta. Possiamo andare. Laggiù c'è Borgo Valditaro, adesso devo scendere in paese e poi risalire una di queste montagne, non so bene quale. Comunque diciamo che ce n'è ancora da camminare. Cinghiali in vista.
Questo percorso è quasi tutto all'interno dei boschi, per fortuna, perché danno una bella frescuria. C'è sia mulattiere che sentiero. La cosa buona è che nei boschi sono molto segnalati il percorso, tanto per darvi un'idea, ecco qua una segnalazione. Sono entrato in questo bosco dove sono tutti alberi bruciati. C'è un silenzio irreale, un'atmosfera veramente particolare. Comunque è anche pieno di caprioli, continuano a saltarmi davanti. Impossibile da riprendere, ma una cosa veramente incredibile. Non so se sentite, per modo di dire, se vi accorgete del silenzio che c'è. Ecco qua finiscono gli alberi bruciati. Ok, sono praticamente arrivato al passo. Procediamo. Qua, mentre salgo, sono ancora in Emilia e adesso, un po' alla volta, eccomi qua, dall'altra parte c'è la Toscana. Non è che si veda molto qua al passo, però non posso neanche fare volare il drone perché c'è un vento fortissimo ed è pieno di pali della luce. Là in fondo c'è Pontremoli. Beh, adesso sono proprio sul crinale. A destra c'ho l'Emilia, a sinistra la Toscana. Più che altro qua ci vorrebbe il macete per proseguire. Come al mio solito io continuo a seguire le indicazioni alimentari per poter svolgere un'attività fisica impegnativa come sto facendo in questi giorni. Infatti questa volta c'ho la pizza. Buona, buona. Forse ci voleva ancora del gorgonzola e del salame piccante, però non è male lo stesso. Arrivato, forse, boh. Volevo registrare il mio discorso della tappa, ma qua davanti vedo che ci sono dei cinghiali. Vediamo se passano o scappano o mi attaccano. Si sono accorti della mia presenza
E infatti scappano. Avete praticamente visto i cinghiali in diretta. Infatti volevo raccontare che oggi è la mia ultima giornata di cammino e proprio mentre stavo andando ho incontrato questi cinghiali che adesso sono su in cima. Questa è quindi dicevo l'ultima tappa che mi porta... ne è passato uno grosso adesso, che mi porterà a Pontremoli. Sono circa 14 km che ormai per me sono una semitappa. Oltretutto saranno anche in discesa, quasi tutti in discesa. Oggi il tempo non è un granché, quindi è meglio che mi sbrighi perché sennò rischio di arrivare col temporale. Vediamo se i cinghiali mi lasciano andare. Si rientra nella civiltà. Ciao boschi. E già, i boschi finiscono perché sto arrivando a Pontremoli, tappa finale della Via degli Abati e comune più a nord della Toscana. Nella sua zona i primi insediamenti umani risalgono addirittura al primo millennio a.C. e sono testimoniati da antichi reperti conosciuti come statue stele, che sono conservati nel museo del castello del Piagnaro. Il suo periodo di maggiore fulgore fu durante il Medioevo, quando era una tappa fondamentale dei pellegrini che, diretti a Roma, percorrevano la via Francigena, e anche quella che sto proprio concludendo, cioè la bellissima Via degli Abati. È quasi finita. Eccomi arrivato alla fine della Via degli Abati. Anche questa è andata. È stato veramente bello, 130 km di camminata negli Appennini toscani ed emiliani. Molto più bello addirittura delle aspettative. È stato uno spettacolo, una camminata stupenda tra i boschi con viste quotidianamente della natura e della fauna, tra cinghiali, volpi, caprioli e soprattutto camminando nel fresco dei boschi che erano veramente dei posti incantati. Però adesso ho già rinnovato il passaporto per il prossimo anno. Chissà, magari il prossimo anno mi vedrete viaggiare in qualche paese lontano ed esotico. Ma te pensa cosa mi tocca fare per mangiare gli Amor, i classici pasticcini di Pontremoli? Venire fin qua a piedi. Ma ne valsa la pena.